Tranne? Nel senso, perché mi fa... Adesso come faccio vedere? Bene, questa sarà certamente una vigilia di Natale da ricordare. Grazie. Mamma, per problema. Ecco. Ho trovato! So, what did you do? Well, many of you know that I like to collect vintage Macs, so out of curiosity's sakes, and you revenue, I wanted to see if I could edit a video on one of them and experience with you. Using old technology in the current year videos are popular right now, and maybe it would give me a sense of what if you use older Apple video editing software. So let's do it. I'm sure I'll regret it later. The vintage Mac I'm going to be using to edit my video is going to be a 1999 iMac G3 DV Tangerine, just because I like the looks of it, and have fond memories of the iMac G3s when I was in elementary school. 400 MHz PowerPC G3 processor, 192 megabytes RAM, and a tiny 10 gigabyte hard drive. I upgraded it to OS X 10.3 so it can run iMovie version 3, which is the earliest version that would take the footage I'm about to film. If I could get an early version of Final Cut Pro on it, would have. Now, what video should I make? On my vlog channel, series where I show off my vintage Mac collection, so it would be fitting if I edited a video for that series on a vintage Mac. But those videos are pretty long, and the iMac G3 has a small hard drive, so I'm only going to film and edit a minute talking introduction for only the beginning of the new video for that series. To start off with, I need to film the speaking introduction, and I'm going to be using my current modern camera, the Canon EOS Rebel T7i, but to be able to edit it on an iMac G3, I'm going to lower the video recording quality to the lowest it will allow me to, 640 by 480. Here's what the footage I filmed looks like when it came directly from the camera to my current computer, but I will have to get it on the iMac G3 to edit, and the video in its current state won't work on it. So, to get it converted, I first import the videos into Final Cut Pro, and I export them as a DV file. Now, I'm not a video editing expert, so I'm just assuming since the iMac I'm using is called an iMac E, it should be able to read DV files, right? I'm also exporting my intro sequence and a parody of the Pew News intro, which took a while to make in Final as a DV file for the video. It seems like cheating, but I'm pretty sure it's not possible to make something similar from scratch in iMovie version 3. Also, for the video, I need to move over one of my older YouTube videos that I'm downloading and converting to DV. Lastly, I need some screenshots for the video. And the iMac G3 can read the format without conversion, so that saves a couple of seconds. Now... No, che questo... Vado io. Non ho messo, sì. Cavolo, così. Finito così. Finessa. Scusate. Ma l'ho dato bene. Ricordi che cosa ti ha detto la dottoressa sul mangiare sano? Ti stavo solo aiutando con la parte. Era sono passati anni, ma non è quando mi sono in perfetta forma, no? Oh. Per favore, diglielo anche tu. Sei in gran forma. Bene. Ho bisogno della mamma. Sono sempre un medico. Anche qui sono un medico. Sei un oculista. È diverso. Sì. Vai a correre, va bene? No. Il grande, bacca.
Sì, sì. Che ci fai qui? Ma tieni quello butta così. Delle provviste alla nuova casa. Fermo. Nuova casa? Al vecchio. No. Oh, è un vero peccato. Scusami, ho sempre avuto debole e della nostalgia per le case di famiglia. Sono come rifugi sicuri. Sì. Mantengono il Oh, legame aspetta, fa la con quando si sbatte. sente. Giulia non sa ancora della sorpresa. Quale sorpresa? No. Dio, aspetta. Scusa, pensavi davvero quello che hai detto prima riguardo la vendita della casa? Esatto. Sì, in effetti ci sto pensando. Perché? Perché è meglio così. Cos'è? Non torno a Rosa. Cos'è? E gestire i problemi Per di piccola più. destra è molto complicato. Sembri triste. Certo che lo sono, è normale. Cos'è? Sarà la fine di vita. Per So che più. voi che l'avete sempre aiutata, ma per me quella era la casa di tutti. No, raga, io. Certo che vale. No. Questa casa. Ti prego, non dirmelo. No, raga, io. Credimi, più ci penso e più mi rendo conto che non puoi tralasciare. Nessuno non significa che non possa assicurarmi che tu abbia la foresta. Che ti interessa? Tu e la tua famiglia siete sempre stati capiti. E quando vieni fuori, questo non lo dico io. Quindi, preparati a festeggiare perché il tuo compleanno sarà stupendo. Ok. La notte più suggestiva dell'anno. Ultra. La famiglia Adams. Sabato alle 20:30. E a seguire la famiglia Adams su King World. Mi sono trasferiti tosse. La tosse del nonno. E la tosse da vera. Non sapeva. How am I going to transfer the DV and PNG files over to the iMac G3? This may seem strange, but this old flip video camcorder. Why? Well, my vintage Macs are too old to be able to read relatively modern flash drives, but they will recognize this flip camera, and you can put files on it. So let's plug it in and copy the files to it. After unplugging, it's time to transfer, right? One problem. On the iMac G3, there's only speed ports that are way close together, so I can't plug in a mouse and the camera at the same time. Yes, I tried plugging it into the port's USB port, but I get a low power notice. So instead, to another vintage Mac I have, the iBook 4, and I'm going to the iMac G3 while holding down the T key, which puts it into target vintage Mac I have. The iBook 4, and I'm going to the iMac G3 while holding down the T key, which puts it into target vintage Mac. Cosa sei? No. Ma questa non è quella roba. Non è quella roba. Madre, dove Madre. Questa non è quella roba. Non è quella roba. Madre, dove No, avete questo. Che... Ma questo. No, sembra così. Che pazzo. Sì, può toccare così però sì, ha capito. No, vedo. Sono solo una mazza.
della Chromebook. Voglio vedere se roba della Chromebook. E se cosa questo? Voglio vedere se roba della questo. Non sto vedendo vedete fa la sbattuta vedi no no questo ovvio sì, ho pensato. No, perché dopo giocando per seccato per te finito. Ma pensavo. Che so. No, questo colori. No, questo 10 euro al mese fai il regalo più tanti bambini. Facciamoli diventare grandi. Sei sottile. Che classico, ecco. L'ultimo luogo dove è stato tracciato Restream, la coppia britannica. Da lì solo fusione. Purtroppo non sono convinti che si trovino qui. Adesso sono così. Probabilmente Aida o Michigan, pianta latte. E lo hanno ristretto il campo al muro dell'America. O forse è stato riportato in Italia. Questi ristampi di mezzo. Sono volata proprio a scegliere il modello. Lo so che può sembrare eccessivo, ma voglio semplicemente che sia il matrimonio di Sì, no? lo utilizzerò Stanno molto. ma non fa male avere un abito di scorta come Strano. Molto. Dovevate proprio fare un matrimonio di conoscete? Così che è bene. Non pensavo che fare da testimone richiedesse un lavoro manuale. Lo considerano come un piccolo extra. Ora sei compagno. Sai, Drew, sembri un vero professionista. Sì, ho costruito alcune cose dove insegno. Davvero? Sì, chi come me vuole una comunità a latitudine. Sono un insegnante, amore idraulico e a volte ho dovuto fare questo. Non ho avuto modo di chiedertelo. Stai pensando di vendere la casa o stavi solo depistando moglie? Entrambe. Non ho quasi sul serio. Immobiliare che è fantastica, anche se direbbero vorrei che cambiassi idea. La casa la rivedo nata. Passare.
A proposito di Via, ha superato la rottura con l'ex? Oh, sì, proprio cosa? Beh, non ho voglia di dirvelo. Sono un po' di tutti e tre, non mi lascerei mai uscire con la mia cartellina. Va bene, ti capisco. Grazie dell'aiuto per la vendita della casa. Sì, mercoledì va benissimo. Vedo l'ora di conoscerla. Perfetto, grazie. Quanto tempo? Non da questa parte. Wow, è fantastico. Stavo sistemando alcune cose. Oh, vedo che stai decorando. Speriamo per lavorare. Questo è solo il primo atto del tuo compleanno. Ah, e lo incomincerò lavorando. Lo sai, questo è l'albero di mia nonna. Quindi questo è l'albero di Natale. Ah, non potevo buttarlo. Oh, certo che non potevi buttarlo. Oh, non ci credo. Questi sono i suoi vecchi ornamenti. Sai, io e Paul venivamo qui ogni Natale ad attenderli. Sì, quello. I miei genitori erano troppo occupati a litigare da allora. Quindi, ti ricordi? Sì, perché me la so. Sì, dopo i suoi dipinti. Certo, chiunque faccia il contrario è solo un diletto. D'accordo? Cominciamo. Andiamo. Sì, perché me la so. Perfetto, questo qui è l'ultimo. Che cosa va a capire? Era lui! Devo sapere. Cos'è questo? Un progetto di scuola che ho trovato 2 giorni fa. Che cosa va a capire? Era lui! Di diverse scuole. Per parlare delle So che si sa lui. e condividere i loro cibi. Assolutamente. Si soffre. Di poter programmare dei viaggi da scuola a scuola, di stare in una scuola. Si sono. In realtà era un'idea di cui parlavamo io e Anna. Amava viaggiare con me, sai, e mi amava davvero così. E ha sempre voluto trovare un modo per portare diversi mondo qui. C'è Windows OS. Windows OS. Ma che cazzo! C'è Windows OS. Windows OS. Ma che cazzo! Disk mode. What does that do? Well, if I plug a FireWire cable from the iMac G3 to the iBook G4, the iMac shows up as a flash drive, which means I can move over files from the flip camera to the iMac G3 through the iBook G4. Now, well, if I plug a FireWire cable from the iMac G3 to the iBook G4, the iMac shows up as a flash drive, which means I can move over files from the flip camera to the iMac G3 through the iBook G4. Now, Aspetta, questo questo non è. Questo Poi ti porterò al secondo atto del tuo compleanno. E quale sarà? Per finire il negozio di fiori. Non me lo dirai mai, giusto? questo no, questo no. Questo Stai cercando di battermi, smettila! questo no. Sto provando. Aspetta, no. Senti bene? Pure. Sto controllando il telefono. Vedo qua. Oh, ma che succede? No, Noi stiamo io voglio questa storia, no? Sì, ovvio. Oh, niente male. Sì, io ce l'ho. Sì, lo abbiamo decorato insieme. È il vecchio albero di sua nonna. È stato molto carino. Credo che questo sarà il suo ultimo Natale a casa. Io ho ancora dei legami e sono sicuro che tornerà a Rostream. Soprattutto adesso che Paul e Giulia si sono Sì, ce l'ho. da stare. Sì, è vero. Ma penso sia più probabile che continui a viaggiare e insegnare fino a quando li incontrerà qualcuno. E si stabilirà lontano da qui.
La coseca. No, questo. Sì, sono felici e finalmente capisco che vorrebbe sposarsi avendole intorno. Sapevi che questa è la pianta della vigilia? Sì, è un'usanza che risale al XVI secolo. La storia Sì, per il potevo capire cosa sono. raccolse degli impatti Sono perché lo stesso. erano le precedenti rosse. Tu lo facevi sempre. Che cosa? Raccontare delle storie. Parlando sempre dei Sì, per Sì, come puoi vedere faccio. Now, I'm not gonna edit like this. Instead, I'm gonna edit downstairs on the kitchen table. Note that it's 2 a.m. and my parents are sleeping in the next room over, so I have to be very quiet. To get the full iMac G3 editing experience, I'm gonna be using an iMac G3 keyboard and a puck mouse. Yes, I hate myself. Note that it's 2 a.m. and my parents are sleeping in the next room over. Okay, that wasn't very quiet. Maybe I should have plugged in the earphones I will be using first. Like the wallpaper? Also, sorry for the rainbow CRT issue. And there's all the files I need on the desktop. Let's start off iMovie version 3. All the files look like they can be played, so let's import them. Are you serious? I didn't think it would take that long. I left for about 30 minutes, and when I came back, this was on the screen. I'm gonna be dealing with space issues for a while. So, now that we've already imported files from the desktop, we'll continue importing the rest. The iMac G3 started to get very hot. After 5 hours, yes, 5 hours, it's 6 a.m. right now, I can really start editing. So, this time lapse of me editing on the iMac G3 with iMovie version 3, I'm going to tell you my experience with it. First off, the timeline zoom won't let you have any blank space, so even if you have a second of footage in the timeline and the zoom is all the way out, the 1 second of footage fills up the entire timeline. It's not a huge deal, but it makes me feel claustrophobic for some reason. To move the playhead, you have to click or drag in the section that looks like a ruler. If you click in the timeline area, it just jumps to the beginning of the clip you're clicking near. Also, it's annoying when the movie is playing for the timeline to move in the playhead, and it is way too easy. Above and below the timeline can be used to drag around your iMovie window. It was annoying at some points when trying to scroll across the timeline. How I cut up the footage to the parts that I needed was area and hit Command T to split. Then to split, drag to trim clips is what I first thought. Turns out, you can drag to trim clips, not in the menu, but you have to click on a single clip, drag the 2 triangles to where you want the clip to start and end, and hit Command K. That would have been much easier. My dumbass used Command T and delete for the entirety to edit together the needed parts. No. I still split the video and deleted the 0.1 seconds. To rearrange clips in the timeline, you have to cut and paste. You can't create black gaps in the timeline. No, Another chiudo problem questa I roba. had Altrimenti was there was no finire way to grafico show così. audio waveforms, unlike newer versions of iMovie, Raga. which is very important to No, me because because I use them to see which parts of long footage I need and to know which takes are mess ups. To know which parts of footage I need, I have to watch through the thing, even the embarrassing speaking slip-ups. I also never wanted to undo something, because Okay, there was a forse glitch where if you undo something, it beach balls and jumps you to the beginning No of the testate, timeline. no I testate. experimented with adding text, which is a confusing process, Testate, since all the no text testate. options are empty. You have to play with the speed and pause times to get to fit the clip you want the text in. See the math equation? Make the total time the same as the clip you want it in, or else the next clip. Or beat. When you want to add the text,
There you go! I also played with effects, but unlike the newer versions of iMovie, you can actually add multiple effects, but there's no good way to manage them. If you want to delete an effect, you have to undo, but if you did other stuff and don't want to undo them, you have to go to Advanced on the top and click Restore Clip, which deletes all the effects. The stupidest effect is electricity, where there's just a random bolt of lightning on screen. Speaking of undoing, in the bottom right corner, there's a trash can icon with a story, which is showing how much space that steps and deleted parts of videos take up. You can click on it and empty it, but if you do, you cannot undo any steps or media to their original state. Same if you quit the program, just like in the modern version of iMovie or Final Cut Pro. I kinda wish I had the empty trash option in Final Cut Pro, as the previous steps plus deleted parts of videos can take up a good amount of space if you worked on a video for a while. So you should be able to delete them without quitting. But Final Cut or a newer version of iMovie will still have original clips in their entirety in the imported videos library. The iMovie, if you drag a clip to the timeline, it disappears from the imported clip library. And if you cut out parts of a clip and quit, you will only have the parts of the clip you cut out, no more original clip in its entirety. You can get around this by copying and pasting clips to the timeline, but it takes up more space, which is probably why footage defaults to disappearing from the iMovie imported clip library if you drag it into the timeline, which was probably meant for the small hard drives at the time. One more thing I was worried about when editing in the software, there is no autosave. You have to manually save, which I don't like, as it could have crashed at any point, and I would have lost all my work. I do wish my version of Final Cut Pro had an indicator of how much space is left on my Mac though, as editing videos takes up a bunch of space on my 250 gigabyte hard drive, and I would like to monitor how much space is left without a third-party extension. The most advanced features this software has is being able to freeze frames, slow and fast motion, reversing a clip, and the one I used was extracting audio from a clip. So I could have some parts where I was talking over pictures or other video. Trim audio is more traditional, as you can drag to trim the audio sections in the timeline itself. I wish there was snapping to the edge of content though. I have been editing for 2 hours now, and the final clip for the final video I made was 1 minute and 30 seconds. I probably could have done the same in Final Cut Pro 10 in 30 minutes or less. Whatever, time to export, and I'll make sure it's in the best quality possible. Now, the process of getting the video to my modern Mac. I plug the iMac into the iBook with FireWire, turn on the iBook to target disk mode, the iMac as a file, transfer the .mov file to the iBook, and the iMac G3. It deserves a break from working at probably its hardest throughout its entire life. With the video on the iBook, you plug in the flip camera and drag the file to it. After that, shut the iBook down, and we can finally import the video to my modern Mac to edit and upload to YouTube. Here's what parts of the video G3 looks like. If you want to see the full, click the I in the top right corner. So, would I want to edit on an iMac G3 again? Well, learn something from that. And thank you guys for watching. Comment, like, and subscribe. And I'll see you guys later. Bye. So recently, if you didn't know, I just started a new personal hobby.
No, no, ma che cavolo, questo è un altro periodo. Stai in bagno! No, no, ma che cavolo, questo è un altro periodo. Stai in bagno! Sei ancora in ansia? Sì, per via del passato. And that is collecting vintage Macs and their accessories. Yay! Virgin for life. So, if there's a computer or computer accessory with the Apple logo on it, I want it now. So, in this new series on my vlogging channel, I'm going to be showing off my vintage Macs and Mac accessories collection. So let's get right into it. First up is my PowerBook G4 lid. I kept it after I destroyed the PowerBook G4 several years back because I thought it would have been a nice keepsake. And I thought it would be nice to have someone to stick any sticker I received. What? Should it be in the collection? Moving on. Alright, next up. This is a white polycarbonate mat from Goodwill for $8. As you can see, yeah, the price. Yeah, because And it's busted. So I wanted to destroy this one too. Man, people who take collecting vintage Macs seriously are gonna hate me. But can you blame me? This thing has no hard drive, no RAM, no base, and it's covered in a bunch that I just feel like peeling up. So he was basically asking for me to finish it off. Alright, I'm done joking around. Time now. Here are the Macs I bought for the purpose of collecting them. Starting now. First up is my 2008 aluminum MacBook. I bought it from a seller on an app called OfferUp. He wanted $30, but I talked him down to $25, which is a really good deal. MacBook. It runs perfectly with no problems, and I installed Mac OS X 10.11 the Mac OS it can run. It also came with its original battery, and surprisingly, it could still hold a charge. Also, it's probably one of the last MacBook models to have an easily movable battery, hard drive, and RAM. The design is still pretty modern, so if I had to use this thing right now for simple tasks, like web browsing, I wouldn't mind too much. Second, is my other white polycarbonate MacBook, also from 2008. The same seller who I went to for the aluminum MacBook also was selling this, but I passed up on it until the aluminum MacBook inspired me to want to start a vintage Mac collection. So, the very next day, I went back to the seller to buy this one too. He also wanted I talked him down to $20. Another amazing deal. Anyway, this MacBook also runs fine, and it did also come with a battery, but it was swung up badly, so I had to get rid of the battery for my own safety. But before I got rid of the battery, I ripped off the bottom of the battery and taped it to the bottom of this MacBook, so it looked normal. It works fine, but as long as you keep it plugged in, it's a shame that Apple made a more obsolete aluminum counterpart by making 10.6 snow leopards and Mac OS it can run. I am also desperately looking for flat counterparts, so is there anyone in Flat that has one and willing to sell it for cheap? Next up is the oldest Mac I own so far, which is the Power Macintosh G4 Quicksilver.
I love that power button light and the classic Happy Mac startup screen. 이거 라스틱도. I got Goodwill for $50, and I'll talk about the matching Apple Studio display I got for it later. Puma, which is pretty cool to play around with, see how much Mac has. 이제 빨리 그 이거 스포츠. 저도요. 그래. 그래서 됐다. Has changed over the years, so I don't think I'll try to upgrade the OS on this thing. It can also easily be opened up from the side by this grabber that looks like a condom. For easy upgrade. No, I back itself. No. Copio. Oh, okay. No, I back itself. Those were the days. But can someone tell me what's this thing installed inside the computer? I should mention that this thing was sitting inside a Goodwill for about a month before I got it. Luckily, funny thing is that I saw this thing twice in Goodwill and passed on it both times. And if it weren't for the previous MacBooks that inspired me to collect vintage Macs, I wouldn't have picked this up, and someone else probably would have taken this beautiful machine. It looks great, especially when my heater sits on top of it. La cosa. Io bravo. Non si mi trova. No, ragazzi, esista. Sì, ma cosa io? Marco, si scende in una famiglia. Riuscire a vedere chi della cosa micidiale. Aspetta che chiudo vidro, mo. Aspetta che chiudo vidro, Gli scienziati contro gli artisti. Che ce ne dite? Sono quasi 100 dollari per noi. Quindi questo è fatto per un gioco, una fantasia. Aesthetics. It also runs perfectly fine, which I was not thinking. But this thing has had a few problems that I had to fix. Can we also talk about this Apple Studio display for a second? I love it, because the thing only has one cord for both power and video. Why can't we do this today? I was not expecting this one to be this heavy. The iMac G4. Some people Sunflower iMac. I love that name, and I can see why. And the design of this Mac is my absolute favorite so far. The iMac G4. I got this iMac G4 from a seller on OfferUp. He wanted $100 for it, but it wasn't selling, so I offered and got it for $70. It's my favorite design because, well, just look how unique it is. It's also fun just to mess around with. It runs fine with the Max OS. It can run 10.5 Leopard. This thing also came with
original keyboard and mouse, which were filthy, along with the computer itself, before I cleaned them up. The mouse is pretty wonky though. Sometimes it won't even pick up movement, other times it's really jittery. I can safely say that this computer was the dirtiest Mac I got so far, before I cleaned it up. I wish I had taken some before and after photos though. But as you can see, it cleaned up nicely. Plus, this was the vintage Mac I've always wanted when I was younger. Now, I have this sexy thing. I think I'm starting to develop muscles by carrying these vintage Macs. Or is this last one so big? Lastly for this episode, this is my Power Mac G5. This thing is a beast, running 10.4 Tiger. I got it from a seller, also from OfferUp, for $145. Wait! Si è esplosivo lava. Ascolta, ti ho detto che gli Alfamores sono stati portati dagli spagnoli. No? E chi sai così tanto sui biscotti? Ma che lo mangi di Dubaio? Sono così piena di battaglie del problema. Sì, vabbè. Salva i miei biscotti. Non posso arrivare. Ce la faccio, ce la faccio. Sai, ho letto il tuo bigliettino su... Per base non anche basta. Ho prenotato il volo. Sì. Stiamo arrivando. Solo per curiosità, qual è stata la parte preferita di questa giornata? Oh, di sicuro i biscotti. Amo tutto ciò che si mangia. Ah, eccomi qua. Ciao! Che hai preparato? Alfamores. Ne vuoi uno? Ah, forse dopo il matrimonio. Dove vai? Ora vengi picchia, non c'è mai da questo, non la sai, che mangio solo di da bacinella di scivolo, la che mi si ripetessi. Magari io mamma ha già viaggiato. Hai una catena di gazzino. Andiamoci da Antonio. Mamma mia. Oh, domani devo aprire il negozio presto, purtroppo. Ah, a proposito, sai, Giulia vuole vedere il negozio. Non credo che il bagaglio arrivi prima delle nozze. Sì, certo, i regali per le damigelle già. Quando vuole l'aspetto. Poi ti prego, devi dirle nella casa. Lo farò. Ok. Promesso. Marco, va a fare via. Ideo, grazie per la bella lezione. Che no, finalmente lavoravo così tanto. Quindi non hai trovato nulla che ti piacesse? No. Tu hai qualche idea? Sì, forse sì. Una delle mie amiche, Hedda, è una brava stilista e credo ci possa aiutare. Grazie. Grazie di tutto. Oh, figurati. Ora corro a chiamarla. Sì, certo. Perché? E quindi ho perso se colpato questo. Ho perso. C'è una persona interessata alla casa. Perché? Non ho sistemato la casa per la vendita. È un amico che ha sempre amato quel quartiere. Gli ho mostrato la foto e ha chiesto di vederla subito. That's overpriced, right? Well, it did come with a monitor that was meant for the Power Mac G4, the Apple Studio display, and another Apple keyboard. I'll be honest, the keyboard that
came with the iMac G4 was way too dirty to clean, and the Power Mac G5 was in pretty good condition, so I just threw the dirty iMac 4 keyboard into the box and cleaned the Power Mac G5 keyboard for use with these old Macs. The guy who sold me this beast also helped me carry it out to my car, which was parked a bit far, so I tipped him $5 for the total of $125. Also, the monitor and keyboard boxes, which are probably used on the studio displays for keeping my vintage Mac accessories in. I'll be honest for a second, Mac is my least favorite so far. I did not plan that. I swear I did not Photoshop it or edit it to do that. It's the time it's done that ever since I got it. This is hilarious. There could have not been a more perfect time for that to happen. The industrial modern design, but loud, the fans are loud, and when I do anything on this computer, you can hear the drive working away. This computer also smells, probably because it was from a smoker's home, and it was full of dust when I got it. So I was inspired to buy a can of compressor to try to get rid of the dust and smell. Help the still smell cigarettes. I got cancer now! And yeah, this one can be open too for easy upgradability. I also probably overpaid for this Power Mac G5, cause about a week later, I found one in a cafe surplus store for $50. Oh well, the boxes that came with the cigarette-smelling computer are cool though. Oh wait, I forgot to talk about the cinema display to it. It didn't come with the computer, but before I left to pick up the 5, I checked out a Superpon, and they had this cinema display. I knew I had to get it for the Power Mac G5 I was about to pick up. They were at 75 power. This is what going backwards in time looks like. See you guys later to show off. Hey guys, welcome to episode 2 of my vintage Mac collection. I'll be honest, this time the Macs that will be featured in this video aren't that interesting nor that old. But this time I have way more vintage Mac accessories that I want to show off. Those will be at the end of the video, but for now, let's take a look at the 5 Macs first. Let's get right into it. In the order I received them since the last video, first up is my 2005 iMac 20-inch. Tu lavori troppo. Non riesco a ricordare la tua ultima vacanza. Sono andata da Atlanta a settembre. Era solamente per una fiera. Sì, ma sono rimasta prigioniera. Aggiungere un paio di giorni a un evento lavorativo non può chiamarsi una vacanza. Tuo padre lavorava giorno e notte e alla fine non ha giovato alla sua salute. Disse la donna che sta invitando. And it's running Mac OS X 10.5 Leopard. I got it from my local college's surplus store. If you have a college in your town, I highly suggest checking out if they have a surplus store. Because I got this working G5 for only $25. This was the last mostly plastic iMac Apple released before going full aluminum. I'll be honest, I like the look of plastic better than aluminum for my vintage Macs, but I prefer aluminum for the Macs I actually use daily. I remember using this exact model in middle school and discovered that these things are dangerous. Just look what happened when I got bored in middle school. Look at that cut. Imagine if that was your finger. Dangerous. Next up is my 2008 iMac 24-inch. I also got it at my local college's surplus store for $50. Why is it so cheap? Well, because it doesn't work. I would prefer for all my vintage Macs to be fully working,
but for that cheap, I really don't care. Also, I doubt I'll be using any of my vintage Macs much for actual work and will just be displaying them. So I really don't care if they work or not. The surplus store said it won't boot and they took out the hard drive. And when I try to turn it on, it only does this. Yep, that's it. Here's my attempt to fix it. Looking good. And when I plugged in a keyboard and pressed eject, this came out. A homemade 10.7 line disc. Looks like they tried. Next. Ok. No, questo non è il testo. Sì. No, raga. Io avevo... Come? Non si può. Che No, stessi avvii. Cos'è questo? Cos'è questo? Stuff is my 2009 unibody plastic MacBook. Once again, got it at my local college's store for $75. I'm pretty sure this was the last plastic laptop updated it to the new OS possible. OS 10.13 high side. Cos'è so? Questo è di... Che bel maglione. Questo di... MacBook was also infamous for randomly warping. Also, when I got it, it was covered in the college's stickers. I nearly killed myself.
not by accident, trying to get them off with rubbing alcohol and a metal scraper, which I accidentally deep scratched the MacBook with. That event inspired me to buy some WD-40, which I didn't know it was something I desperately needed in my life. Next to last will be another Power Mac G5? Nope, it's a 2007 Mac Pro. It is very similar looking to the Power Mac G5, which was why I was hesitant to buy it for $75. And what a surprise that, again, I got at my local college's surplus store. Wow! I'm pretty sure they don't like me there. All the computers there are wiped before they are sold, and this one is no exception. It is running... Perché devi fare tutti l'ultimo giorno? Io te li faccio fare tutti l'ultimo giorno. Iniziamo la mattina e finiamo la sera. No. Tu che devi fare? 1, 2, 1, 2. Fagli bene, se no non ti aiuta. Sono davvero orgogliosa di te, almeno ci hai provato, anche se sono caduta di faccia. La tua storia non è ancora finita. Operazione Svuota Tutto è la straordinaria promozione che consente di acquistare un sistema di riposo completo anatomico composto da BioComfort, il materasso matrimoniale con superficie massaggiante in lattice, zone di portanza differenziata e rivestimento sfoderabile e lavabile, insieme a Demoto. Adesso inizia a fare questo qui. 6 per 1 uguale 6. Poi che abbiamo? 6 per 2. Ah, scrivi. Marco qui 6 per 2. Ma ti vuoi mettere da quest'altro lato? No. Qui 6 per 2. Oggi lo paghi appena 225 euro. O se preferisci 12 rate. 2 uguale 12. Quanto alla prima rata, la pagherai dopo aver dormito per 90 notti sul tuo nuovo sistema di riposo. Tasso zero per chi acquista da Marion. Ma c'è di più, Marion ha deciso di estendere l'offerta Svuota Tutto a tutti i prodotti della sua gamma. Sarai sempre tu a scegliere tra i bellissimi letti che Marion ha creato per te. In più ricevi un omaggio a scelta. Opterai per il corretto 4 stagioni, due lenzuola, 2 federe per cuscini e la morbidissima trapunta, o per l'utilissimo servizio tavola in ceramica da 18 pezzi che Marion ha creato insieme a Doniana. A te la scelta. Attenzione, Svuota Tutto sarà attiva solo per il mese in corso. BioComfort e Demotus danno vita a un sistema di riposo anatomico in grado di assicurare al tuo corpo la perfetta postura durante tutta la notte. Del resto, riposare correttamente è l'unico modo per prevenire i fastidiosi mal di schiena al risveglio. Con il dispositivo di sollevamento testa e piedi, poi, questo sistema di riposo si adatta a te e alle tue esigenze. 225 euro anziché 900 euro per avere il sistema di riposo composto da BioComfort, il materasso con superficie massaggiante in lattice, zone di portanza differenziata e rivestimento sfoderabile e lavabile. Insieme a Demotus, la rete a doghe in legno con sistema di sollevamento testa e piedi automatizzato. In più Marion ti permetterà di acquistare qualsiasi prodotto della sua gamma col 75% di sconto. In pratica è scontato non una, ma ben 2 volte. 18 euro. Dimmi. Ma ti faccio vedere che cos'è. Non ti faccio vedere che cos'è. Cosa si può volere di più? Ad esempio, un omaggio. Marion te ne offre 2 tra cui potrai scegliere. L'utilissimo corredo notte composto da 2 lenzuola, 2 federe per cuscini e la morbidissima trapunta. Aspetta. Mac OS X 10.5 Leopard, and I haven't set it Io ti up. do qualcosa. Perché non funziona? Su isoladei-tesori.it. L'isola dei tesori. Ted Lovis con te. Ormai non c'entra più. Facciamo spazio e vendiamo tutto su subito. Ci vorrà una vita. Ma che ti immagini? Fammi vedere questa che luce fa là.
6 per 5 30. Non mi piace proprio che luce fa. Supporta il tuo sistema immunitario con Bena Global, con Non vitamina mi C, piace zinco questo e mai. compiartagine per un'azione emoliente e lenitiva. Scopri le 3 varianti. Bena Global, a supporto della tua gola. Il Natale è fatto 6 per 5 uguale 30. per i bambini con malattie genetiche rare. L'attesa più grande è quella di una cura. Uguale Grazie alla 30. ricerca, molti di loro stanno Marco, ci manca l'uguale. Marco, scrivi bene. aspettano il regalo più importante. Un futuro. Oh mamma, te lo fa risale da capo, perché non mi piace quando scrivo malamente. Anche tu ora. Su teleton.it Non mi piace proprio. facciamoli diventare Sai che significa che non mi piace? Allora, ti ho detto che devi scrivere bene. 6 per 2 uguale. 6 per 3 uguale. 6 per 4 uguale. 6 per 5 uguale. Chiama subito il numero verde gratuito 800 515 516. Ah, 6 per 1 6. 6 per 2 12. 6 per 3 18. 18. 6 per 4 Sì. 24. 24. 6 per 5 3. 30. E scrivi bene, ti ho detto scrivi piccolo. Costruisci il guantone di infinito, un modello epico, rifinito in ogni dettaglio. La prima uscita ti aspetta solo in 50 centesimi. In edicola e su Di Agostini. Andiamo avanti. Marco, che significa piccolo? Allora, io te lo faccio riscrivere tutte le 3000 volte, te lo faccio riscrivere. 3 30. 6 per 6 c'è già scritto, giusto? Abbiamo 6 per 7. Quanto fa 6 per 7? 5. 42. 6 per 8. 48. 6 per 9. 54. 6 per 10 uguale 60. Allora Marco, sai copiare e scrivere uguale? Perfetto. Forza, fammi vedere. Un'ultima cosa. Roger ha chiesto che se deciderete di venderli, vorrebbe venire quella Quindi potete fare un oggi. Oh sì, è tutto veramente delizioso. C'è anche sì, davvero. Tranne questo. No. Ho provato ad assaggiarlo, ma per me è aspro. Ci vediamo dopo. Dove vuoi che vada? Se volete scusarmi, ma sono solo. Salve, potrei avere un bicchiere di vino? Certo. Salve. Dobbiamo parlare. Incantevole. Hai ragione. Mi dispiace tanto. A me dispiace. Perché mi dispiace, ho fatto tutto io. Marco, scrivi bene. Non si tratta di questo. Avrei dovuto fare Possiamo dire che 6 per 7? 40? sia un momento rischio. un momento di Non lo so. 6 per 8, 48. 4 e 8 piccolino. 6 per 9, Ho delle novità. 50. Carolina un'offerta. 2, no, 54. 54. 6 per 10 uguale 60. 60. E scrivi 60. Purtroppo sì. Ma come scrivi brutto? Io ti faccio scrivere una volta, ti giuro. Vabbè, questo lo possiamo staccare? No. Ok, andiamo avanti. Vediamo questa come va, forse non meglio come luce. Sì.
È più forte. È meglio questa che questa? Questa. Sì o no? Un po' distante in questi giorni. Va meglio? Sì. Da fare con la casa. E togliamo questa, guarda. Io e Lia siamo rimasti in contatto in questi anni, anche sparsi nel mondo. Adesso siamo tutto diversi. Ma che devi scrivere qua? Esatto. 6, 2, Sempre così. 12. dai, scrivi, forza. Forza. Proviamoci. Ti seguo. Papà, Ascolta, tesoro. La mamma mi ha detto che ti ha sentito parlare l'altra sera. quando e di cosa? Adesso perché non hai mai viaggiato per il mondo come hai sempre detto di voler fare? Ed è solo colpa mia. Non è vero, tesoro? Non è proprio tutta la storia, ma comunque è una parte importante. Lia, Io mi preoccupo per te. e io ti sono immensamente grato per questo. Mi hai dato tutta te stessa e tutto il tuo tempo. E lo devi scrivere pure qui, Marco. Sei mio padre. Sto bene. Dai, pure qui. 6, 12. Sono necessarie e sono disponibile. Ed è solo grazie a te. Lo sapevo che eri molto spaventata, perché anche io ero un po' credermi. Adesso si è giunto il momento di farsi coraggio e andare avanti. Non voglio più essere io a trattenerti. Non sei tu a farlo, sono io a trattenermi. Ora le cose sono diverse. Ora Giulia mi faranno qui vicino. Io e tuo padre ora lo vogliamo molto meno di prima e poi, chi lo sa, potrei addirittura convincerla ad andare finalmente in pensione. Auguri. E il punto è che non devi portare tutto sulle tue spalle. Sono sempre tuo padre. Ti voglio bene. Anche io. Allora, Marco. 6, 12, 18, 24. Hai detto che la mia salute non è tutta una storia. Scrivi meglio 30. Scrivi meglio 30. Vi state tutti spostando nella vostra direzione. 30, 36. 36. Poi 42. 32. E scrivi 42. Può essere sognatrice. Sai, questa cosa leggi. 48. Se c'è una cosa che ho imparato da questo mio problema 48. che non c'è 50 tempo qua. se hai un sogno. 54 e 60. 60. Ok. Poi c'è la tabellina del 7. No! Marco, tu hai queste del 7, dell'8 e del 9. Andiamo avanti. 1, 2, 3, scrivi. Ciao, come stai? Ciao. Ecco Lia. Sei davvero stupenda. No, tu sei stupenda. Aspetta di vedere Lia. Meraviglioso. Ah, ti ringrazio. Sei davvero bellissima. Grazie. Un'altra cosa, buon compleanno. Allora, vedi, qui ho sbagliato il libro, sì o no? Sono 7 fiori su 2. 8? 14. Ho sbagliato a scrivere il libro. Scrivi qua 7.
7. Qui facciamo, cancella questo e fai 1 e 4. Poi qui che facciamo? 21. 21. E scrivi qui sotto 21. Dove lo vuoi mettere? Qua o là il foglio? E quindi 21, 20. Scrivi piccolo, Marco. Te lo faccio riscrivere se scrivi grande, devi scrivere piccolo. Marco, 28. 7 per 5, 35. 35. Poi abbiamo 42. Almeno non subi i numeri. Marco, ho detto 42, non 49. Marco, non devi saltare i numeri, porta il segno con il dito perché mo mi arrabbio. 42, metti il ditino qui, 42, scrivi 42. Ora potete accomodarvi. Marco, 4 e 2. Come si scrive 42? 4 e 2. Grazie di essere giunti qui in questo giorno così importante. Poi dopo che viene? Abbassa il dito. 40. No? 49. 4 e 9. Poi dopo? Sì, è davvero una festa fantastica. Mo mamma si arrabbia, oggi detto che mo mamma si arrabbia, mo mamma si arrabbia, mo mamma si arrabbia. Marco, ma lo sai portare il segno qua? Fammi capire, lo sai portare quel segno? 42, 49, 4 e 9. Dopo che viene? 50? Anch'io ho sempre avuto una donna per lei, ma non ho mai detto nulla. Perché lui Poi dopo che viene? ma ora siamo adulti Mm. e quei sentimenti sono ancora presenti. Più è la seconda cosa migliore di oggi. Dopo il lo voglio dirti. Niente mi renderebbe più felice di vederti. Ma facciamo qui 7 per 1 già ci sta, 7 per 2 14. Scusate, posso avere l'attenzione di tutti? Mm. Grazie. Ora, normalmente so che questa è la parte del matrimonio in cui Già dice che come si ci ingazza. del taglio della torta. Marco, io sono scritto che io sono uscito 7 per 1? No, che è uscito 7 per... Ah, 7 per 1 sta uscito qui, quindi qua che ci vuole? 7 per 2. Sapete, il Natale e i matrimoni sono due tra le celebrazioni più importanti e più gioiose che tutti noi abbiamo modo di vivere. Per questo motivo erano le preferite di mia madre. Ed ecco perché ho voluto organizzare il nostro matrimonio alla vigilia di Natale. Ma un'altra festa veramente molto importante è il compleanno. Oggi è il 30° compleanno della mia sorellina. Lea, tu sei stata incredibilmente disponibile con me. È davvero ospitale. Grazie per aver condiviso la tua giornata insieme a me. Non vedo l'ora di festeggiare tutti i tuoi compleanni d'ora in poi. Grazie. Lia, sei la mia dolce bambina e in linea con la stagione tu sei il regalo di Natale più bello che avrei mai potuto ricevere. Hai avuto sempre un cuore generoso. Ed essendo un cardiologo credo di saperne qualcosa al riguardo, non siete d'accordo? Voglio che tu sappia che hai dato qualcosa di te a ciascuno di noi, più di quanto immagini. E poi vogliamo che tu sappia che, anche se non festeggiamo il tuo compleanno, tu sarai sempre nei nostri pensieri, profondamente amata.
Buon compleanno, Lia! Sì, certo, ti regalo. Grazie. Voi non dovevate farmi nulla. No, te lo sei più che meritato. Sono felice di condividere questo giorno con te. Lia, tu sei la mia missione. Adesso apri. Sono 1000 ere collettive da tutti noi. Puoi utilizzarle come desideri. Adesso sì che potrai viaggiare in tutto il mondo. Sei pronta? Devo darle un consiglio. Inseri su un GPS dei bagagli. Nel caso vuoi lo perdersi. Oh, wow. Grazie a tutti, le userò di sicuro. Sì, fallo per favore. Discorso! Buonasera. Io ho sempre pensato che festeggiare il mio compleanno nel giorno di Natale fosse una gran seccatura. Soprattutto perché veniva usato come scusa per farmi un unico regalo. Però adesso ho capito che è molto più di questo. Il Natale ci ha riuniti tutti insieme per le vacanze e anche per questo matrimonio. E io ne sono davvero felice. Non potevo chiedere regalo migliore. Grazie. Brava. Vabbè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prendimi troppo. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Che cos'è questo? 7 per 2, 14, 21. 7 per... Sarò lì solo per osservare. Marco, io mi devo arrabbiare perché tu non sai manco copiare. 7 per... Non vendo la casa di me. Non posso. No, cancelliamo e li fai tutto da Hai capo. ragione. Marco, ma tu sbagli. Quando troverò la Io che ci posso fare se tu sbagli? io avrò bisogno di qualcuno che conosca altre culture. Hai delle idee? 7 per 3, 21. 7 per qua, 4. È l'unico motivo per cui trovi qui. Uguale 28. Voglio essere dove sei. Ci c'è scritto per qui. 7 per... Amo tante cose. 7 per C, Sembra. I ricordi, 5. le gentilezze. E il cuore. Uguale 35. Soprattutto il fatto che ci sei. 3, 5. Sei sempre tu. 7 per 6 uguale 42. 4 e 2. 7 per 7. 7. 7 per 7 uguale 40. 9. E scriviamo 40. No. Qui che abbiamo 7 per 8. 8. E scrivi 7 per 8. Ecco qui 7 per 8. 7 per 8. 8, 8. Io vorrei capire per quale motivo ti mettere in uno spazio così enorme. Vado a cercare Lia per 8 vedere se vuole tornare a casa. uguale 50. 6. 56. 5 e 6. 5 e 6.
7 per 9, 63. 7 per 10. Sì. Escimi 7 per 10. Per 10. Marco 7 per 10. 10. 10. Marco devi già farci i numeri. 7 per 10. 10. Quindi Uguale partiamo dagli armadi. 70. Anche se, sai, in realtà pensavo più al Portogallo. Ma qui sai copiare questi numerini qui? 7, 14, 21 da solo? Vediamo un attimo. Buon Natale, mio. Ti dovresti contare qui. Che cosa c'è di più bello che dai? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 42. Facciamo un giro al buffet? Il conto, grazie. Sì. La sfida di 4 hotel all'inizio. Bruno Barbieri, 4 hotel, la nuova stagione. Da domenica 15 gennaio alle 21:30. In prima visione su TV8. Passeggeri per Naso chiuso. Vixin Exaloil. Libera il tuo naso chiuso rapidamente fino a 12 ore. Binario 12. Vixin Exaloil. Camoscio d'oro. Camosciare e godersi la vita con le tette morbidissime di Camoscio d'oro. Camoscio d'oro. Ogni giorno un piacere d'oro. Usciamo. I romanzi di Jules Verne, dell'edizione più bella al mondo, con le riproduzioni delle illustrazioni e dei disegni originali. In edicola Viaggio al centro della Terra solo €1,99. RPA. Vado un bacio. Grande. Ti ricordi i suoi primi compleanni? La meraviglia dei suoi occhi quando scambiavi le gare. E quelle candeline che non si spegnevano mai. La prima bicicletta nell'hotel. E quanto si sentiva grande il giorno in cui le ha tolte. Le risate, le corse, gli abbracci. E questi piccoli momenti, per chi ha una malattia genetica rara, come palli, dolori, ami e fame, sono possibili anche grazie a te, se scegli di sostenere la ricerca Teleton per dare risposte e terapie a molti famiglie. Con una donazione mensile regolare puoi davvero fare la differenza. È scritto? Sì. 7, 14, 21, 28, 25, 42, 49, 56, 63, 70. Andiamo avanti. Ma tu dovevi contare qui? No? E come le fai a scuola da solo? 1, 2, 3. Questo è questo, guarda che stai giurando mamma. Poi abbiamo finito. 1, 2, fino a 10, dai. 1, 2, 3, 4, 5. Le cose cambiano. Lei unisce, parla a me e a te. Lei è cambiamento espressione 8. di energia davvero alternativa e disponibile. Con lei sosteniamo il presente e il domani di tutto il paese. Ok, andiamo avanti. Allora, 8 per 1. 8 per 1, 8 già c'è. Quindi che devi fare? 8 per 2. 2. Esci 8 per 2. Scopri le 3 varianti. Bena Volebal. Passo qui. 8 per... Non potrebbe dire il fuori classe. Mettilo qui, se non riesci a leggere lì. Mettilo qui, guarda, te lo metti qui così. 8 per 2. Qui, 8.